Ciao a tutti, sono Alessandro Gilmozzi del ristorante Il Molin di Cavallese in Val di Fiemme, Trentino, Dolomiti. Oggi parleremo di riso, quindi faremo 3 ricette col carnaroli, una ricetta più tradizionale con degli ingredienti anche territoriali, quindi innesti territoriali, e altri 2 più creativi. Partiamo con la prima ricetta, che è una mia rivisitazione di un risotto alla parmigiana affumicata. Gli ingredienti, chiaramente il riso carnaroli, abbiamo del burro affumicato in questo caso, abbiamo del parmigiano reggiano, abbiamo del broccolo di Santa Massenza che abbiamo disidratato, abbiamo del broccolo cress, dell'olio extravergine di oliva e del zalotti bluson, che sono dei fiori di basilico. Andiamo a tostare il riso, quindi prendiamo un padellino, filo d'olio. Tutti i miei risi sono tutti all'acqua, senza soffritti, solo un filo d'olio. Facciamo una tostatura parziale, chiaramente classica, proprio al tocco, quando il chicco è bello caldo. Andiamo a introdurre la nostra acqua e andiamo a mettere sempre il doppio del volume del riso. Dopo aver messo una punta di sale, lo copriamo per 11 minuti e lo facciamo sobbollire. In precedenza siamo andati a prendere il broccolo di Santa Massenza e l'abbiamo disidratato. La mia idea di ricetta era avere l'impatto ambientale ridotto e quindi volevo evitare un'altra cottura in acqua. Abbiamo fatto una disidratazione sia del fiore che delle foglie. Il risultato è questo. Questo è il fiore che andremo a posizionare sul nostro riso dopo e questa è la nostra foglia e questi ci serviranno per condire il nostro riso alla fine. Io non uso brodo appunto perché non voglio intaccare il riso con alcun condimento estraneo a quello che andremo a dare dopo. Per questo tipo di risotto e questo tipo di cottura io ho usato 60 grammi di riso e 120 di acqua, perché a me piace che il riso non venga contaminato all'inizio della cottura, in quanto dopo lavoreremo su quello che è il condimento, però fino a cottura ultimata io lascio che il riso prenda l'acqua, la sua acqua. Abbiamo raggiunto gli 11 minuti e andiamo a riposo e mettiamo dentro il nostro burro, circa 30 grammi, e del parmigiano reggiano, che sono anche circa 30 grammi. Andiamo a coprire e lasciamo riposare un minuto. Passato il nostro minuto andiamo a mantecare e quindi andiamo a riportarlo un attimino sul fuoco e andiamo a fare la mantecatura classica. L'idea è mantecare a una temperatura di 70 gradi, 60-70 gradi, in modo che gli amidi fuoriescano per inversione termica e non solo per la cremosità che dà il burro. Le cotture a acqua ti danno la possibilità di sentire mentre mantechi tutti i profumi, quindi avete la sensazione proprio dell'affumicato intenso. Vedete che gli amidi vengono fuori ugualmente, chiaramente dobbiamo assaggiarlo. Manca un filo di sale. Quindi andiamo ad aggiustarlo, andiamo a impiattare il nostro risotto, andiamo a batterlo leggermente, non solo per una questione estetica, ma anche perché gli amidi vadano verso il fondo. Andiamo ad aggiungere le nostre polveri di broccolo, andiamo ad aggiungere i nostri crescioni aromatici, il nostro zalotti bluson, che è il fiore di basilico, andiamo a sgranarlo, andiamo a distribuirlo in maniera anche disordinata e questo è il nostro tocco aromatico. Il nostro riso alla parmigiana affumicata è pronto. Ora andremo a fare un risotto leggermente più creativo, con un concetto diverso di riso, sempre però con una cottura all'acqua, e sarà il risotto al Gilbert Gin. Andiamo a elencare i nostri ingredienti. Abbiamo il riso carnaroli, abbiamo del burro, del parmigiano reggiano, dell'olio extravergine di oliva, del ginepro, delle prugnole selvatiche della Val di Fiemme, gin, abbiamo dei crescioni aromatici che è ogni cress, abbiamo il fiore dell'origano, floragano, e abbiamo i fiori di una salvia che si chiama Purple Delight. Filo d'olio, prendiamo il nostro riso, andiamo a tostarlo ancora alla stessa maniera, quindi qualche minuto. Una volta che abbiamo raggiunto la nostra temperatura, mettiamo la nostra acqua, come prima. Io non uso sfumature, non uso vini, andiamo a dare una punta di sale. Adesso lo lasciamo sobbollire per 11 minuti senza toccarlo, come quello di prima.
Mentre il nostro riso cuoce andiamo a fare la nostra emulsione con l'olio extravergine di oliva, il nostro gin e l'Honeycress. Mettiamo prima il gin, andiamo a introdurre l'olio, tagliamo il nostro crescione aromatico, l'Honeycress, andiamo a introdurlo e andiamo ad emulsionarlo. Fatta la nostra emulsione andiamo a metterla in un sifone. Abbiamo messo i nostri crescioni aromatici nel gin perché il nostro gin ha un'aromaticità che dà verso l'erbaceo e verso il miele. Mettiamo una carica, andiamo a scuoterlo leggermente e adesso andremo a spruzzarlo in azoto per creare dei popcorn croccanti. Ok? Andiamo a introdurlo in un piccolo contenitore di cirmolo, lo teniamo al fresco. Andiamo a finire il nostro riso, andiamo a mettere il nostro burro e 30 grammi di parmigiano e facciamo il nostro minuto di riposo. Andiamo a mantecare il nostro riso 4 minuti, identico a prima, la stessa operazione. Andiamo a tirar fuori i nostri amidi, anche mangiandolo così semplicemente senti proprio tutto il chicco, tutta la qualità del chicco, tutta la consistenza, la sua textura, quello che piace a me di questi risi. Possiamo andare a impiattare. Andiamo a mettere le nostre polveri di cui abbiamo parlato prima, quindi il ginepro in polvere sulla base del piatto, uniforme, dopodiché il nostro riso. Andiamo a batterlo di nuovo, andiamo ad aggiungere ancora il sambuco e la prugnola selvatica. Andiamo a mettere i nostri fiori, quindi il floragano, il fiore di una salvia e la nostra emulsione di gin direttamente sul riso. Il nostro riso è pronto, è il nostro risotto al gilbergino. Siamo alla terza ricetta, sempre a base di riso, carnaroli. Questa volta però abbiamo degli innesti territoriali e aromatici molto importanti. Andiamo a vedere i nostri ingredienti. Abbiamo il riso carnaroli, abbiamo il burro, abbiamo la segala precotta, lievito madre, la betulla candita, vezzena stravecchio, uova di trota, abbiamo i crescioni aromatici, quindi il sedum, l'azzina cress e il siscio purpur. Sempre il nostro filo d'olio, un cucchiaio. Andiamo a prendere il nostro riso, andiamo a tostarlo. Una cosa che non bisogna mai fare è lasciarlo su più di 2-3 minuti, perché sennò arriva a un punto di tostatura così elevato che dopo il vostro riso non cucinerà più. Quando sentite il riso caldo sul dito, sentite che scotta leggermente e quindi il chicco è pronto. Andiamo a introdurre ancora la nostra acqua. Mettiamo la punta di sale come prima. Andiamo a coprirlo e lo facciamo sobbollire ancora senza toccarlo per altri 11 minuti. Dopo in mantecatura, oltre che al burro sul riposo, come abbiamo fatto con gli altri risi, useremo del gelato al lievito madre. Abbiamo fatto una base gelato molto semplice con le uova sbattute a bagnomaria, creando un soft, una bella mousse e poi introducendo nel barattolo del Pacojet il lievito madre. L'abbiamo spaccato in due per farvi vedere che abbiamo fatto lavorare il lievito. Vedete qua ci sono gli alveoli di lievitazione, chiaramente questi sono ghiacciati perché deve andare a ghiacciarsi per arrivare a questa consistenza. Abbiamo fatto questo perché la segala, che aggiungeremo dopo la cottura del riso, dà questi sentori di pane, di lievito, e quindi non volevo solo il burro che dia grassezza a questo riso, ma anche il ricordo del pane. Siamo arrivati a 11 minuti, quindi andiamo a far riposare il nostro riso con gli ingredienti di mantecatura. Quindi Asiago stravecchio, il nostro burro, e andiamo a mettere anche la nostra segala che avevamo precotto, no? La dovete cuocere circa 40 minuti a bollitura abbastanza sostenuta in acqua e basta, senza sale, senza nulla. Ne aggiungiamo la quantità identica al riso. Andiamo a farlo riposare un minuto e dopo andiamo a mantecarlo. Andiamo a mescolare leggermente in modo che si amalgami il riso assieme alla nostra segala. Sempre i nostri soliti 4 minuti di mantecatura. Quando arriveremo a 2 minuti, allora metteremo dentro il nostro lievito madre.
E avete visto che io non mescolo il riso, quindi lasciamo che con calma, sobbollendo, assimili la propria acqua, gli amidi non fuoriescono. Se però lo toccate, allora dovete continuare a toccarlo e quindi continuare a mescolarlo. Se invece lo lasciate stare per 11 minuti, vi suona il timer, mettete i vostri ingredienti e dopo mescolate per altri 4 e gli amidi vedrete che fuoriescono e avete la vostra mantecatura. Andiamo a mettere il nostro lievito madre, quindi il nostro gelato. Non serve tantissimo perché vogliamo dare questo ricordo. Il riso va mantecato sempre a una temperatura molto ridotta, in modo che gli amidi non abbiano questi shock termici. In mantecatura arriveremo sui 70 gradi. In questo riso ho messo pochissimo sale rispetto agli altri perché abbiamo già parecchia mineralità nel lievito madre, nella segala, e poi diamo un tocco finale di mineralità con i crescioni e le uova di trota. Andiamo a impiattare il nostro riso di segala. Andiamo a batterlo di nuovo leggermente, andiamo ad aggiungere il nostro gioco finale, quindi la nostra sapidità con le uova, aggiungiamo il sedum, la nostra azzina e il sciscio. Il gioco finale, le nostre betulle candite. Il gioco consiste nel mangiare a parte la betulla candita assieme ai crescioni aromatici, una volta uno e una volta l'altro. E questo è il nostro riso, betulla e segala.